Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di Milan-Fiorentina e Juventus-Lazio. Partite diverse tra di loro, con una squadra in crescita e una squadra che secondo me sta finendo le idee. Il Milan in questo caso, la squadra che ha fatto vedere poche idee, e la Juve che è in completa crescita, sesta vittoria consecutiva. Comunque, prima di andare nel dettaglio delle partite, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivate la campanella delle notifiche, perché è l'unico modo per restare aggiornati quando carico un contenuto nuovo. Allora, partiamo dal Milan, perché ho visto un Milan comunque, a parte i gol che si è mangiato Leao, che sono clamorosi, si è mangiato due gol nella partita che hanno del clamoroso, però la Fiorentina ci ha messo intensità, ci ha messo voglia e voleva portare quasi il bottino pieno a casa se al limite fosse stato convalidato non il rigore su Biraghi, ma il secondo calcio di rigore. Credo che ci stava. Comunque, l'arbitro ha visto in campo, è stato chiamato al VAR, il check al VAR ha detto che non era rigore. Va bene così. Fatto sta che 3 punti per il Milan che sono oro colato per come sono arrivati. Anche se, ripeto, qualche occasione l'ha avuta, alcune le ha sbagliate, però sono tutte occasioni che sono nate da o da qualche contrasto vinto, o da un rimpallo favorevole, o da una palla buttata avanti e spizzata che si è creata comunque l'occasione. Però non ho visto il Milan organizzato di 2 settimane fa. Sarà la partita in sé che era spigolosa, perché la Fiorentina comunque rompe le scatole dove va, va in casa o fuori casa. Non lo sai mai come ti affronta, non lo sai mai che partita può uscire. Però sarà anche il fatto che ti trovi comunque a giocare sempre dopo il Napoli, quindi devi rincorrere, devi vincere, hai comunque come si dice, l'obbligo l'obbligo quasi di dover vincere per non andare comunque a meno 11. Ci sono tanti fattori che possono giocare a sfavore del Milan. Fatto sta che però dal punto di vista del gioco qualcosa si è perso. È un mistero soprattutto De Ketelar che non riesce a ingranare, ed è un mistero Leao di quest'anno è sicuramente un giocatore fortissimo, però rispetto all'anno scorso ci sono più errori sotto porta del solito. Sarà forse il rinnovo di contratto, alcuni hanno detto sì, ma il rinnovo, il contratto comunque pesa psicologicamente. Sono d'accordo, però per giocatori di quella caratura e giocatori che potranno diventare, perché Leao può diventare tranquillamente un top player mondiale per le caratteristiche che ha, sono cose che comunque devono cominciarti a non pesare e devi far parlare il campo. Quindi un tantino di maturità in più ci vuole, anche se non si discute il calciatore, che per me Leao è fortissimo e non si discute. Fatto sta che la Fiorentina comunque ha giocato una partitona, ha fatto una partita veramente dando tutto e cercando di portare i 3 punti via da San Siro. Incredibile. Io credevo che il Milan, nel mio pronostico addirittura avevo detto 3-0 Milan, mi sembra. Credevo che il Milan la partita la vincesse a mani basse, invece la Fiorentina si è presentata con l'armata Brancaleone. Comunque, pronti via, il Milan subito ha buttato il pallone dentro. Io là mi sono detto ok, allora è proprio come ho detto io, 1-0 subito, in discesa. E invece no, la Fiorentina si è compattata, ha trovato il pareggio e ha avuto anche occasioni per vincerla. Un salvataggio sulla linea di Tomori, mi sembra, al 90esimo. Ripeto, il calcio di rigore che per me ci sta, non è stato dato, non è stato dato. E comunque è riuscita a strappare comunque la vittoria il Milan
90esimo, 91esimo, quando ha segnato alla fine, con un gol dove una carambola, ovviamente, quello liscio, il portiere non la vede, va a finire la palla dentro, mo sia una carambola o sia un tiro all'incrocio, o sia un tiro a giro, che è 2-1, 3 punti, e il Milan rimane lì a 8 punti. Non possiamo dire la stessa cosa della Juve, perché la Juve, anche se premettiamo, comunque sono state giocate dei singoli, comunque la Juve ha ritrovato Di Maria, ci sono giocatori che stanno giocando molto meglio, hanno trovato minutaggio, lo stesso Milik comunque gioca come si deve. Scusate, è una grande partita di Kin, dobbiamo dirlo, che comunque 2 gol, a parte il primo gol che Provedel l'ha battezzato l'uscita completamente sbagliata, perché sì, Kin stava venendo in porta, però aveva comunque la difesa tutta quanta addosso, c'erano 3 che stavano scendendo con lui, di solito il portiere non esce lì, cioè o lo aspetti e vedi che cosa fanno i difensori, se lo riescono a beccare, se no ti metti sulla linea di porta, fai un paio di passetti avanti per chiudergli lo specchio se ti viene di fronte e cerchi di arginarlo così, ma uscire così all'impazzare, uscire così proprio, vedete? È normale, Keane ha fatto il pallonetto, un grande pallonetto, che per certi versi mi ricorda quasi, alcuni di voi lo ricorderanno, credo, il pallonetto di Zalaieta a Giulio Cesare in un Napoli-Inter o un Inter-Napoli. Non ricordo se era a Milano o a Napoli. Comunque il pallonetto di Zalaieta e il Napoli vinse 1-0. Zalaieta Lavezzi, la coppia d'attacco. Comunque la stessa, più o meno la stessa dinamica, solo che quella dinamica del Napoli, Giulio Cesare era completamente decentrato sulla destra, cioè sulla destra dell'attacco del Napoli, e aveva comunque i difensori più lontani Zalaieta, quindi là uscire ne poteva valere la pena. Invece ieri secondo me l'uscita è troppo, come si dice, troppo poco, con tempistiche sbagliate, ecco. Comunque fatto sta che non è perché Provedella ha sbagliato l'uscita che la Juve demerita la vittoria, anzi la Juve ha giocato, è la Lazio che non ha proprio giocato. Io nel mio pronostico avevo messo 2-1 Lazio, ma solo per il gioco che stava esprimendo, però a quanto pare ieri la Lazio non ha azzeccato un passaggio, veramente una partita bruttissima della squadra di Sarri, secondo me la più brutta della stagione. Infatti, prima che comincia la partita, sai, Juve-Lazio, credi che sia una partita, sai, con occasioni di qua, occasioni di là, ribaltamenti di fronte. No, invece pochissima Lazio, e la Juve che capitalizza 3 occasioni su comunque 10 tiri nello specchio. Comunque la Juve ha giocato. Non è che ha fatto quei 3 tiri e ha vinto 3-0. Meritato 3-0, sesta vittoria di fila. E la Juve si ripresenta lì su, minacciosa, perché, ripeto, da tifoso del Napoli si è chiuso il primo ciclo premondiale, 8 punti non sono niente, 8 punti sono pochi, lo può dire l'Atalanta. Guardate la classifica dell'Atalanta, che 3 giornate fa dove era, 4 giornate fa, e adesso dove sta? 14 punti dietro. Quindi basta una settimana, perdi 2 partite e stanno di nuovo tutti lì, e siamo di nuovo tutti lì a braccetto. Comunque, ragazzi, questo era per quanto riguarda queste 2 partite di ieri. Vi auguro una buona settimana e restate sintonizzati, perché ci saranno tante belle novità sul canale. Farò anche il film del Napoli in questi giorni, di ciò che è stato dal 15 agosto fino alla fine di questo ciclo premondiale. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!